Un gioco di ruolo per qualsiasi ambientazione. Sto parlando di Not the End, un GDR italiano creato da Fumble GDR e Claudio Pustorino, pubblicato grazie a una campagna di crowdfunding di grande successo su Kickstarter. Not the End è una piccola perla nostrana e ha vinto il prestigioso premio Gioco di ruolo dell'anno nel 2020 a Lucca Comics and Games. Not the End si distingue per il suo approccio innovativo e narrativo al gioco di ruolo. È ambientato in un mondo che può essere personalizzato completamente dal master, che qui si chiama narratore, e dai giocatori, adattandosi a qualsiasi genere o stile narrativo, che sia fantasy, fantascientifico, horror o altro. Questa caratteristica rende Not the End estremamente versatile e adatto a diverse tipologie di campagne. Il sistema di gioco di Not the End si chiama Axis ed è semplice ma efficace. Basato sul concetto di esagoni che rappresentano abilità, tratti e relazioni del personaggio, questo sistema semplifica drasticamente la creazione del proprio eroe. Non ci sono classi fisse o livelli, invece i personaggi sono definiti da un mosaico di esagoni che descrivono chi sono, cosa possono fare e cosa è importante per loro. Questa struttura permette una grande flessibilità e personalizzazione. Come dicevo, la creazione del personaggio in Not the End è intuitiva e coinvolgente. I giocatori e le giocatrici iniziano compilando un esagono centrale nella scheda che rappresenta il cuore del loro personaggio. Cos'è il nostro eroe? Un cacciatore di taglie? Un condottiero? Da lì aggiungono altri esagoni che ne descrivono le abilità, i tratti e le relazioni. Questo processo permette di creare personaggi complessi e unici, con una storia e una personalità ben definite. Anche il sistema di risoluzione delle azioni è peculiare. Viene utilizzata una sacca dalla quale estrarre dei token quando un personaggio tenta un'azione. Il pool dei token inseriti viene generato sulla base della scheda dell'eroe. I token sono bianchi quando collegati a un tratto positivo del personaggio, mentre sono neri quando collegati alle complicazioni. I bianchi rappresentano successi, mentre quelli neri rappresentano il fallimento o appunto una complicazione. Il numero di token pescati e i loro risultati determinano l'esito dell'azione. Interessante, vero? Le prove sono decisamente particolari perché viene dato molto potere al player. Decide lui o lei quanti gettoni bianchi vuole mettere nel sacchetto in base agli esagoni che mette in gioco per quella prova. Il narratore decide quanti gettoni neri mettere nel sacchetto in base alla difficoltà della prova. E infine è il player che decide come usare i token, narrando le conseguenze di gioco. Questo per farvi capire che il giocatore o la giocatrice hanno tantissimo potere sul tiro e su come gestire i risultati negativi. In Not the End è difficile fallire in una prova, ma è molto probabile che ogni prova porterà con sé delle conseguenze. Not the End è un gioco di ruolo unico e versatile che mette la narrazione e la personalizzazione dei personaggi al centro dell'esperienza di gioco. Il suo sistema Axis, basato su esagoni e l'uso della sacca e delle conseguenze, offre una meccanica semplice ma coinvolgente che rende ogni azione significativa. Insomma, Not the End è un'ottima scelta per gruppi di gioco che cercano un'esperienza di gioco di ruolo ricca e flessibile. E a proposito, vi invito a supportare Not the End alla prossima edizione degli Ennis Awards, che ha aperto le votazioni da oggi fino alla prossima settimana. Il gioco è candidato a ben 6 nomination e potete votarlo nel link che vi lascerò in descrizione del video o in bio. Fatemi sapere cosa ne pensate di Not the End nei commenti. Ciao, dal vostro Master.